Ciao a tutti, benvenuti, eccomi qua da Marangi Strumenti Musicali e ultimamente sto venendo qui a fare dei video e qui c'è questo negozio splendido, sono amici, ringrazio Carmela, Giovanni, Davide, insomma gli amici che ho qua e con cui discuto da anni di musica, collaboro e insomma ultimamente con questa cosa del canale, dei video, insomma sto venendo qui a fare
queste presentazioni, queste chiacchierate, come sapete, insomma, chi conosce il canale sa che sono più che altro delle chiacchierate per vedere come suonano questi strumenti, insomma, per discuterne un po' insieme, per dare la possibilità magari a chi non può provarli di persona di farsi perlomeno un'idea, oppure prima di prendere una macchina e andare chissà dove a provarli, vedere un po', scartare quelli che non interessano, insomma. Comunque, P121 avete sentito, c'è un bellissimo suono centrale, una media molto bella. Questa media è molto bella. Adesso ho abbassato un pelino perché mi sembrava di essere un po' alto di livello, che funziona molto bene. Sento un suono molto, insomma, cremoso, no? Organico, non so come dire. In cuffia la sensazione è quella di uno strumento con un sound molto efficace, come spesso dico. E in generale sotto le mani sembra reagire bene. Poi ci sono le casse, ogni volta che faccio questo tipo di pianoforti, quelli diciamo digitali, come vengono chiamati, provo anche le casse per farvi sentire. Può spingere e reagiscono bene. Adesso torno diciamo alla modalità di registrazione tradizionale, diciamo, giusto esco dal left e right, che è importante perché per uno strumento di questa fascia di prezzo ci sono due cose importanti da dire. Raramente si trova su questa fascia di prezzo, in questa tipologia di pianoforti, una tastiera diciamo 7, cioè da 73 a 76 è difficile che si trovino. Questa qui è proprio quella cosa lì, cioè nel senso, fare una tastiera di questo tipo per questo tipo di pianoforti è una grande idea, secondo me, soprattutto con questo sound che funziona probabilmente anche live, abbastanza pronti via, left e right di uscita, insomma, secondo me funziona bene anche proprio come idea. Io fin dall'inizio, quando è uscito, mi sono collegato, ho detto, finalmente l'hanno fatto. Piano digitale portatile che pesa poco, suona anche dalle casse con una tastiera 73 o 76 tasti, che poi è quella che c'è in tagli di altro tipo di tastiere, no? Quelle un po' più su di prezzo, quelle di altro genere, quelle che fanno un po' di tutto, e quindi dalle workstation agli stage piano, classico stage piano con 73 tasti o 76. Però sentite che si sentono i layer, però insomma non è una cosa. Il lavoro è fatto bene, diciamo che non ci sono gradini, e poi anche sul pianissimo.
per la fascia di prezzo in cui si trova è un ottimo strumento. In queste cose Yamaha loro sono fortissimi, perché comunque propongono sempre degli strumenti che anche a un prezzo ragionevole hanno delle qualità, cioè questo ha delle qualità anche proprio strutturali, nel senso che è un'idea andare in giro con una cosa così portatile che sta dappertutto, e è bello. Poi sentite che ci siamo, no? Poi chiaramente non ci si ferma ai piani, diciamo, al pianoforte, poi c'è quello bright, chiaramente le variazioni, quello mellow, insomma sono ultra bright, ultra light, come le sigarette. Insomma. Però insomma diciamo che di base questo qui è il più equilibrato. Poi per carità anche il mello è carino, ma insomma il bright è veramente brillantissimo, eh. Poi piani elettrici, adesso ero su un'altra variazione, questo è il Rhodes. Anche qui stessa cosa, sento. Nonostante qui diciamo che si senta un filo di più, scopre un po' di più il fianco, lo strumento, nel senso che il campionamento preso a sé stante, così magari, però nell'insieme il risultato è ottimo. Un po' come succedeva in certe tastiere di tempo fa, no? Che sono efficaci al di là della quantità di dati che ci sono all'interno. Molto bello. Poi c'è un digitalone che vabbè, Yamaha non può non esserci. FM. Poi c'è un Burley, non è male. E poi questo che vabbè, una sorta di
synth. Piano pad digitale, bello. Non ricordo il nome. Quelle cose un po' fantasia, diciamo. Poi ci sono gli organi. Qui poi c'è chiaramente organo da chiesa e poi clavicembalo, e questi sono... A me il clavicembalo piace, devo dire la verità, ho sempre avuto un debole per il clavicembalo nei pezzi pop, più che diciamo nel classico... Non so se avete presenti quelle, soprattutto quelle cose degli anni 70, un po' quelle opere rock, no? Dove spesso c'era questa cosa della musica classica legata al prog, quelle cose lì, e c'erano spesso usati in questi contesti completamente diversi dalla musica classica. E poi questo clavinet che ha una media veramente pungente. Ora potete apparecchiarvi il piano, magari pianoforte, piano elettrico, organo così diciamo di utilizzo proprio di emergenza, e poi questo clavinet. Poi strings, qui ne abbiamo anche qui 4 variazioni. È il classico stile digital piano. Possono utilizzare in layer con il pianoforte, chiaramente. Poi qui c'è un più bass, che vuol dire che praticamente se mettiamo quello abbiamo il basso di qui e qui il suono che scegliamo, però in generale è tutto abbastanza comodo. Ecco, apparecchiata, qui abbiamo anche altri strings con un attacco più lento. Niente male. Cori. E poi un pad che è accoppiato tipo un piano elettrico. È bello. Allora, qui chiaramente si entra sempre nel discorso che riguarda
questo tipo di strumenti, no? Questi sono strumenti ai quali ci si collega spesso con un'intenzione casalinga, no? O comunque legata alle casse che avete sentito, suonano benissimo chiaramente, però per esempio io quando l'ho provato, la prima volta che l'ho provato, ho sentito subito uscire da queste casse un suono estremamente medioso. Allora questo mi ha fatto pensare che magari, ecco, diciamo dall'utilizzo delle casse, queste, potrebbe risultare, non provato in negozio, magari in mezzo ad altri, un po' medioso, un po' nasale, no? Però io ci ho visto dietro perché ho detto, attenzione, se ha questo suono qua, magari poi uscendo dall'uscita audio, e infatti ha quella componente lì, che bisogna tenersela stretta quando si trova nei pianoforti, perché questa cosa qua, questa media qua nasale così, non è che non abbia gli acuti, ce li ha, però in mezzo c'è quella frequenza che in mezzo alla band aiuta tantissimo, ed è una cosa che quando si trova, dicevo, bisogna tenerla stretta, perché pianoforti o campionamenti giganteschi, piccoli, grandi, blasonati, non blasonati, molto spesso bisogna andarla a cercare con le Q, mettersi lì con l'equalizzatore per cercare quella frequenza lì. Qui c'è e mi sembra nel punto giusto. Ora chiaramente bisognerebbe provarlo bene in quel contesto, però per esempio prima suonando così su quella base mi sono reso conto che lui rispondeva immediatamente con la nota, no? Soprattutto qui nella zona centrale. Chiaramente si sente, no, che il campionamento non è quello di una miraglia, no? O comunque, anche se è derivato da quella cosa lì, in ogni caso è rivisto e corretto per l'occorrenza, no? Perché chiaramente non si può dare a prezzi così differenti lo stesso risultato. Però qui non è stato fatto un lavoro per farti comprare quella più bella, qui è stato fatto un lavoro per fare in modo che questo campionamento fosse perlomeno comunque efficace e che facesse capire dove si è dal punto di vista armonico, e grazie appunto a queste frequenze medie così spiccate, così in evidenza. Insomma, il piano mi piace, ve lo suono un altro po', se magari volete sentire qualche sfumatura in più, con degli accordi magari anche per sentire come risponde ai cluster, agli accordi un po' più stretti, perché quando si tratta di accordi, diciamo, perché lì è importante, no? Quando si tratta di fare do, re maggiore, si deve capire dove sei, sentire bene la terza. E sugli accordi invece stretti, strani, tira la risposta per capire fino a che punto armonicamente ci sia una risposta. Devo dire che dalle casse ripeto, suona molto bene, ma rischia di fare quell'effetto lì, confrontato con altri, rischia di fare l'effetto di uno strumento un po' nasale, ma in realtà in cuffia così dal left e right, secondo me questo è uno strumento con cui si può tranquillamente andare a suonare e farsi sentire. Poi, chiaro, da queste fasce di prezzo non si può pretendere che il suono sia quello delle ammiraglie o dei, diciamo, fratelli maggiori, cioè i piani digitali Yamaha, quelli insomma blasonati con un prezzo molto più alto e delle caratteristiche migliori. Questa è la base, piccolo, la base è ancora meno di questo, c'è P45, ma questo è quello piccolino con la tastiera ridotta, 6 ottave, e
È un suono di tutto rispetto. Le casse si possono anche, io adesso ho messo dentro un jack, ma le casse si possono togliere anche facendo. Off. Sentite, avete sentito che ha detto off, invece se poi si fa così si riaccendono. Esatto. E quindi niente, le rimetto il jack che alla vecchia, così si sente. Molto bello comunque, davvero. Mi è piaciuto e quindi insomma, vedete voi, insomma, il prezzo è estremamente accessibile, quindi le caratteristiche le abbiamo analizzate, i suoni li abbiamo sentiti. Io ringrazio Marangi, quando dico Marangi intendo tutti gli amici che ci sono qui, Carmela, Giovanni, Davide, e la possibilità che mi hanno dato di presentarvi questa, spero sia stata di vostro gradimento questa recensione, chiamiamola così. Poi come dico sempre, io non entro nelle caratteristiche tecniche, diciamo quelle di utilizzo anche di possibilità varie, perché a me interessa il suono, mi interessa che suoni bene uno strumento, poi probabilmente fa tante cose, ma in generale esce bene, mi sembra che abbia una buona qualità e questo è quello che conta. Ringrazio ancora, come dicevo, Marangi, ringrazio voi per i commenti, siete sempre gentili, io cerco di rispondere a tutti quando posso, di dirvi il mio parere quando posso. Quando si tratta di pianoforti mi fate delle domande chiedendomi cos'è meglio o peggio, lì tutte le volte vado sul vago, ma non è per cattiveria, è che proprio non c'è una regola. Chi ama una cosa ne odia un'altra e lì è una cosa talmente personale sotto le mani che bisogna avere. È difficile, è molto difficile quando si tratta del suono del pianoforte. Per il resto si può discutere chiaramente, ma lì diventa una cosa davvero personale. Quindi va bene, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e andate sul mio sito www.mexkeys.com, dove trovate tutte le categorie dei video, delle tastiere, tutto quanto, ma trovate anche le altre mie cose, la mia musica, le mie canzoni, i libri, un po' tutto quello che è il mio mondo, insomma. E quindi vi ringrazio, vi saluto, spero di vedervi sabato prossimo. Ciao ciao.